Ciao Monica, siamo qui per e con Fiore. Oh, 5, 4, 3, 2, 1. Fiore si trova su un'altura e tutto intorno a sé e in basso è coperto da nebbia. E lei ha come una veloce intuizione e comprende che quella nebbia è un po' un modo per difendersi. Ti dà l'autorizzazione? Sì, con un sorriso molto dolce ci dà l'autorizzazione. Vibrazione, Monica. 3 miliardi. Consapevolezza. 132. Solo valori essenziali oggi. PS. 46. Vite. 2098. Cervello. 8 e mezzo. 3D. 68. Va bene, vedi per caso il nome del progetto di Fiore? Al- Prima era Scuola Malvagia e poi di recente, più di recente nel senso negli ultimi diciamo 15 anni, 13 anni, così, è Scuola che noia. Scuola intesa come ovviamente vita apprendimento. Inizialmente lei l'ha percepita proprio come una gran sofferenza, questo piano esistenza scuola. Poi però ha fatto in modo che in un certo senso si stabilizzasse, per non avere più tutta quella sofferenza, solo che per lei è diventato un qualcosa di poco stimolante, di noioso, di un po' deprivante per lei. Entità eteriche. C'è questo grande falconiforme nero che appunto con le sue ali nere è come se volesse oscurare il sole per non fare entrare luce e verità, chiarezza all'interno della vita di Fiore. C'è un drago, è certamente molto legato alle sue origini. Del secondo universo c'è questa contadina che è povera, maleodorante, malvestita ed è come sempre lì a ricordare le sue origini umili, difficili. E allora accade che lei per reazione, no? A tutta questa povertà, questa deprivazione della sua primissima parte della vita, abbia poi fatto delle scelte, a volte anche di ripiego, pur di avere un po' più di stabilità, di tranquillità anche economica. E poi ci sono due uomini del tempo che praticamente per quanto riguarda il tempo dedicato al lavoro è come se la facessero vivere completamente immersa e fagocitata quando è nel lavoro, anche se fa un lavoro che non le piace, no?
però risulta completamente assorbita là. Quando invece è fuori dal lavoro, è come se loro riempissero quello spazio lì di varie entità, anche entità magari che non è che sono direttamente correlate a lei. E Ok. poi 3DL. Vediamo le tre entità mentali allora. Se ci sono tre DL, sono tre entità mentali, è così? E ci sono sue 3 personali, ma ce n'è anche una collettiva. Mm. La collettiva a cui lei si aggancia è famiglia ingombrante e in effetti lei è un po' oppressa, no? Dalla famiglia, oppressa appunto da sua madre che ha tutta una serie di richieste, comunque molto coinvolta, no? Dalla famiglia, la gestione delle figlie, no? Oggi per esempio era un momento suo e non può esserlo completamente. Mhm. E poi lei si trova anche in una situazione abitativa in cui i suoceri sono attaccati. mm. E quindi questo. Per quanto riguarda le sue personali, la prima che mi viene è sex down, come se proprio ci fosse una sorta di sacrificio della sua sfera sessuale, proprio femminile, più profonda, più anche naturale, spontanea, già da molto tempo. E questa cosa, ehm, diciamo così, che va contro di lei, perché comunque lei ha anche una natura anche passionale. Quindi questa direi di livello 4. Poi c'è padre padrone ed è come se ci fosse una specie sì, di residuo di tutta l'esperienza che ha avuto con il padre, che ha portato degli strascichi nella sua vita. È stato proprio, diciamo sì, il classico padre eh, disfunzionale, tossico per se Mhm. stesso e per la famiglia intera. Mhm. Mm. Sicuramente lei ha cercato un po' di lavorare su di sé per liberarsi da questa influenza, ma non c'è riuscita del tutto. Quindi direi un livello 5. E poi l'ultima mi viene colazione da Tiffany. Cioè, proprio come nel film, in un certo senso, non esattamente come nel film, no? Mhm. Era l'attrice Audrey Hepburn che praticamente ehm, cercava dei legami stabili, ok? Perché era come se avesse bisogno della stabilità, ok? Economica e affettiva. Però poi in realtà il suo cuore batteva per un'altra tipologia di uomo, no? E allora è come se in un certo senso, quindi questa è la trama del film, però nello specifico coniugato per Fiore, è come se lei, rispetto alla stabilità raggiunta, provasse anche una certa insofferenza, perché c'è una parte di Fiore che è molto attiva, è molto vivace, ehm, anche intellettualmente. Avrebbe bisogno di uno scambio diverso, di trovare proprio più stimoli, uno scambio più interessante, più, tra virgolette, eccitante, per dire sì, stimolante. Livello? Anche qua siamo sul 4-5. Monica, mi sono perso il livello dell'entità mentale collettiva famiglia ingombrante.
No, oggettivamente non penso di averlo detto, sai? Ma esiste nelle collettive? Si può dire? Sì. Sì, si può dire quanto lei, sì, su di lei quanto attecchisce questa entità, no? Mhm. E devo dire che al momento io la vedo 6. Mm. E in passato, quando viveva nel suo paese, posso dire il tuo paese d'origine, Fiore? In Romania, quando viveva in Romania, com'era? Allora, dunque, allora, c'è stato un periodo in cui era totale, ok? Era un assorbimento totale. Poi c'è stato un periodo in cui era 9, quando poi è venuta in Italia è andata a scalare. Va bene, impianti molto marginalmente, molto velocemente, Monica, non sono mai così importanti ormai gli impianti eterici e C'è mentali. di campanella sopra la testa, sembra sai quella che suona durante la ricreazione, che è come se la intontisse anche un po'. Suona questa specie di campanella barra anche allarme e la tiene così, un po' intontita. E poi vedo come il suo corpo dentro una prigione, ehm, però la prigione, le sbarre sono solo sulla parte frontale, dietro no. Basta. Mm. Va bene, subito con il portale aureo. Monica, chiamiamolo, apriamolo e chiamiamo il padre e secondariamente nonna e nonno paterni, i suoi genitori del padre. Io ti dico che sono sincera, il nonno non lo riesco a vedere. La nonna e viene tipo come se fosse con un lenzuolo bianco ed è come se lo Tosso. stesse piegato. In mano. Sì, esatto. Mm? È come se lo stesse bagnando di lacrime, no? È come se volesse far vedere che è dispiaciuta, però in realtà il suo era un buon intento. È come se volesse dire che era un intento di purezza, era un intento di farla stare lì, quello che lei ha pensato essere una fattura, in realtà era un modo per farla rimanere lì nel suo paese d'origine, Mm. farle capire che la famiglia è importante, che lei doveva stare dentro la famiglia. Questo argomento no stamattina, Monica, di nuovo che torna. A famiglia. La spieghiamo per chi seguirà il video. Ho sentito un rumore, boh. Fiore a 20 anni o anche meno andò dalla nonna per motivi vari e la nonna la sottopose come Fiore si sentiva quasi ipnotizzata, passatemi il termine, la sottopose a una serie di attività, come di bere 2 tisane, tutta una procedura che l'ha intontita, in seguito alla quale appunto è passato un periodo della vita abbastanza intontita. Alla fine di questo rito, se vogliamo, che lei ha chiamato fattura, ma io chiamerei forse rito, la nonna l'ha chiamata poi in una camera da letto e le ha fatto vedere un'altra Fiore che era lì distesa, che tipo dormiva. Come si chiama questo rito? È un rito? È quella che noi potremmo definire in un certo senso una legatura, no? In questo caso era una legatura alla famiglia e al luogo d'origine. E in effetti poi lei ha iniziato davvero a sentirsi meglio qui in Italia.
perché l'obiettivo invece era quella di farla rimanere lì, di continuare, diciamo così, ad assistere la famiglia e basta, portare avanti le tradizioni di quel luogo. Mm. E E Fiore è stata molto forte invece. la vedi ancora la legatura, Monica? No, no, assolutamente no. Come la vedevi quando c'era invece? Come la vedi a livello energetico? Era come se quando Fiore ha visto se stessa dormire su quel letto con quella camicia da notte, era come se ci fosse tutta una corda intorno a quella Fiore lì distesa per farla rimanere Mm. ferma lì anche con quel tipo di mentalità. Mhm. Esiste una Fiore che è rimasta lì? Sì, su un'altra linea temporale, certo, sì. Si è sposata Sì, si è sposata, ha fatto figli, con uno di lì? sì. Mm. È felice? No, per niente. È meno felice o più felice di adesso? No, diciamo che pur rimanendo lì, vedo che ha tanti rimpianti, quindi direi proprio che è meno felice. Mm. Ok. Ehm, Monica, concetto famiglia. Il suo posto? Il suo, scusami? Posto. Cioè, Opposto. l'archetipo della famiglia è questo. L'archetipo, in qualche modo, anche qualcosa che ti vincola, che ti dà, ma che ti toglie molto. Il suo posto? Qual è l'archetipo nel mondo degli archetipi opposto alla famiglia? Penso che mi ha avuto amicizia, perché comunque la scelta di persone che ti sostengono, in cui c'è collaborazione, in cui c'è scambio, ma c'è maggiore libertà, rispetto, non c'è imposizione. È spiacevole ricordarlo, però la famiglia è proprio un'istituzione voluta dalla terza dimensione Mm, mm, mm. per mantenerci ancorati nell'inconsapevolezza, nell'obbedienza, nei divieti, negli obblighi, nelle formalità, nei sensi di colpa. Bene, papà, come si congeda e vuole andare nel portale aureo? Si vuole far vedere a Fiore che lui adesso è pulito, vuol far vedere che è pulito nell'aspetto esteriore ed è pulito dentro, come se volesse far vedere che adesso i suoi organi si sono ricostituiti e disintossicati e pertanto è davvero pronto per il portale aureo dopo questa pulizia. Che messaggio lascia a Fiore? Ehm, Ci sono tante illusioni sulla terra e scappare attraverso l'alcol è un'illusione ancora maggiore. Mi stupisco di vedere tutta la tua forza e la tua bellezza. Fiore cosa risponde? E però aggiunge una cosa che dice: ricordati che però tua mamma è stata una gran donna. E, l'avevo già capito in parte, lei dice Fiore, ehm, ehm,
E infatti non attrarrò a me uomini con questo problema. Lo salutiamo. Nonna, come si congeda? E vediamo se va nel portale aureo. Allora, è come se quelle lenzuola che erano del letto in cui l'aveva fatta sdraiare, diciamo così, no, e adesso le volesse trasformare in una tovaglia per fare, un piccolo pasto insieme a lei. Pasto? Sì, 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 tipo come se fosse una specie di, merenda, una torta di ciliegie forse, ecco. Voglio che ti rimanga un dolce ricordo di me. Nonno, la salutiamo intanto. Son sincera, il nonno non lo riesco a vedere, non lo percepisco. Come mai? Sei reincarnato? Per un motivo, sai? Mm? Mhmm, Non lo sai? Vabbè. non Non lo vedi? Vabbè. Al limite lo richiameremo la prossima volta. Non era neanche nell'elenco, quindi va bene, chiudiamo il portale aureo. Monica, ansia per la sessione, causa esoterica. sì, certo, Fiore sapeva che la la nebbia che lei si è creata, con questa sessione avrebbe iniziato a dissiparsi. Quindi come a dire che lei avrebbe fatto i conti con se stessa, con le sue creazioni e quindi naturalmente, questo significa che lei può mettere in atto tanti cambiamenti e sono i cambiamenti che a lei danno ansia. Cinema, Monica, madre, figlie, marito. Dunque la madre entra, con un bastone, come se avesse bisogno così di un supporto e però non riesca a capire se veramente ha bisogno di questo supporto o vuol far vedere che ne ha bisogno. Ecco, rimane un po' questo dubbio. Le 2 bimbe ci sono, certo, e c'è anche il marito, sì, sì, sì. Ok, come vedi le due bimbe, qual è quella a più alta vibrazione? No, ma tutte e 2, hanno una buona vibrazione. Ti dico che quella un pochino più grandicella è molto attenta, sta seguendo tutto. Mm. Chiedile perché è rimasta a casa. Aspetta, non so perché mi fa vedere i popcorn in questo momento. Come se volesse una coccola. Aspetta, perché sembra che parla dei popcorn, voglio che la mamma mi faccia i popcorn, no, come a richiedere un po' di attenzione. Insomma, in qualche modo, cioè è chiaro che lo sentono, che questo è un momento in cui Fiore si sta dedicando profondamente a se stessa, per cui è naturale quasi che loro abbiano, sai quel briciolo di paura di perdere qualcosa. Mh. Quindi cercano di rimanere attaccati a lei.
E il marito cosa fa? È come se stesse, è un po' nervoso, sta giocherellando con qualcosa, è un oggettino che sembra un po' un antistress. Ma viene nel cinema, quindi impara, come dire, a livello animico, energetico, la, Sì. la giornata. Mhm. Beh, lasciamo nel cinema, vediamo i problemi fisici, causa esoterica monica della debolezza della parte sinistra del corpo. Ehm, Lei l'ha proprio dichiarato apertamente, no? Ha proprio difficoltà a trovare un giusto equilibrio nel rapporto con la madre che sembra proprio sottrarle energia a lei stessa e le sottrae proprio l'energia della parte femminile e creativa che Fiore ha molto forte, perché le vedo proprio una forte componente sia creativa sia anche, non so come dirti, tutto ciò che è creatività, anche a livello appunto proprio di calore, di passionalità. Mh. E la madre con, queste, sue credenze, no, per cui, di fatto i figli debbano dopo un po' essere al servizio dei genitori, è come se volesse spegnere questa parte, così vitale, ehm, Fiore. Tanto che, vengono, indebolite proprio le unghie, ehm, togliendo proprio, come dire, linfa vitale. La madre è un vampiro energetico. La madre aderisce completamente all'entità collettiva famiglia ingombrante, per cui di fatto è così che stanno le cose. Ehm, L'idea è che, i figli si debbano prendere cura dei genitori e lei aderisce perfettamente a questa credenza. Scogliosi. E quella lì la vedo proprio, diciamo così, risalire, a un'infanzia che è stata davvero dura, davvero faticosa per lei ed è come se avesse lasciato, un marchio profondo. Che cosa c'è di più profondo se non la spina dorsale? La scoliosi è proprio come una S, no, dove sembrava essere proprio la S dei soldi. Ci son state tante difficoltà economiche, che perché quei pochi soldi, spesso venivano mal spesi dal padre. Denti. In alcol. I denti proprio fanno riferimento alla stabilità. Quando si hanno delle spesso, no, dei problemi dei denti, si ha proprio, paura, hai capito, di perdere la propria stabilità, specialmente economica, ma anche, sai, stabilità emotiva, familiare. Unghie delle mani. Mh. Quello è proprio come se quasi, la sostanza vitale da cui è costituita sia i capelli che anche le unghie, fosse in qualche modo volutamente sottratta a Fiore per toglierle quella che è la sua componente proprio vitale, genuina, di amore per la vita, di passionalità, di libertà, di voglia anche di indipendenza. Mancanza di amicizia. E questo è perché, vedi,
l'abbiamo proprio detto prima, no? L'archetipo opposto alla famiglia è l'amicizia. Siccome la sua famiglia è molto ingombrante, si impone, fa sì che tutto lo spazio venga occupato da essa e praticamente non rimanga spazio per l'amicizia. Mancanza di un lavoro soddisfacente. Mm. Anche se comunque eh, Fiore sta facendo, no? Un qualche lavoro per spezzare le sue catene familiari e culturali, c'è ancora questa specie di anello che riguarda il fare un lavoro per poter mantenere se stessa, per poter mantenere la famiglia, non importa che questo lavoro sia soddisfacente. L'importante è lavorare, l'importante è guadagnare, anche perché sempre all'interno di questo patto familiare, che è anche ovviamente culturale, c'è l'idea proprio della fatica, del sacrificio, del non appagamento, della frustrazione. Tutte cose che la mamma nella vita ha incarnato. Anche se Fiore cerca in qualche modo di essere diversa, non è ancora riuscita a trasformare del tutto. Sensazione di non avere dei talenti. Questo perché lei sta reprimendo la parte che invece in lei è, io vedo molto viva, molto forte, anche molto creativa, ma la sta tenendo compressa a favore dell'adesione a tutto quello che abbiamo detto, che è parte della terza dimensione. Quindi sacrificarsi per il lavoro, per la famiglia a vari livelli, famiglia di origine, famiglia creata, eccetera, e tutto questo a scapito di se stessa. Si isola. Eh, sì, perché è questo ciò che è preteso, diciamo così, dalla terza dimensione, è che tu rimanga isolata, cementata in quello che c'è, quindi in tutti questi doveri familiari, obblighi lavorativi, eccetera, e non ti espandi, non esci da quell'area lì, rimani appunto in prigione. E infatti lei la prigione ce l'ha come impianto eterico. Va bene, c'è questo problema, c'è la famiglia d'origine e la propria famiglia che ci si crea. Se si è troppo attaccati alla famiglia non va bene, se non si è per niente attaccati alla famiglia non va bene. Una madre che, come lei, non dovesse dar retta alle figlie non sarebbe una buona madre. Questo è un problema della 3D, Mm. della terza dimensione e della Matrix in sé. Qual è la soluzione? Eh, intanto è far scendere la consapevolezza, quindi che non si fermi come informazione nella mente. La Fiora la deve sentire profondamente dentro che tutto questo è un inganno architettato apposta, affinché noi anime non evolviamo, ma rimaniamo estremamente vincolati alla materia, alle istituzioni, ok? Mm. Allora che cosa succede? Che una volta che hai compreso profondamente questo,
riesci a capire che ciò che conta è l'amore. Per cui l'amore per le figlie eh, non viene tradito nel momento in cui lei sceglie anche di dar spazio a se stessa, anzi sarà ancora più forte. Certo che è un processo, ok? Perché per lei la vita è molto concepita come una serie di obblighi, infatti come impianto mentale in testa c'è questa campanella che in qualche modo scandisce anche gli orari. Ricorda un po' la campanella che suonava durante la ricreazione. Adesso si fa la pausa, poi dopo ritornano le lezioni, bla bla bla, così, no? Ok? Nel momento in cui lei capisce che questo è tutto un costrutto per mantenerci inchiodati e involuti, allora lei può scegliere di dire no a tutto questo e di espandere se stessa. Il che non significa che abbandona le figlie, assolutamente, anzi le amerà ancora di più, però darà spazio anche a se stessa, all'amore per se stessa mh, e all'ascolto di se stessa. Andiamo nel 2025, in cui c'è una Fiore in una linea temporale possibile che ha seguito tutte queste idee. Come la vedi? Non so perché mi parla di lampadari, non so se le interessa l'arredamento, cose del genere. Mhm. Ehm, è quasi come se lei abbia, eh, non mi basta il 2025, perché lei deve Mm. proprio intraprendere un percorso di autoconoscenza, quasi come se lei non sapesse esattamente chi è lei, no? Che cosa le piace davvero, per che cosa è portata. Perché io la vedo molto capace proprio di creare, di fare delle scelte anche piuttosto originali, di essere intraprendente. Mm. Buon gusto, mi viene la parola. Mhm. E quindi deve proprio lasciare andare questa parte di sé. Quindi il buon gusto può iniziare proprio dalle piccole cose scelte per sé. Mi fa vedere che si sceglie proprio una musica che a lei piace, si mette gli auricolari e tipo fa delle cose in casa e mentre ascolta questa musica è come se riuscisse a vedere Fiore nella sua autenticità, per quello che realmente è e vuole. E mano a mano è come se emergessero i suoi talenti. Non so, io li vedo legati alla casa, all'arredamento. ehm, Al gusto in generale. sì, esatto, sì, sì, sì. Va bene. La legatura non c'è, abbiamo detto. Non c'è più. No, no, no. Ok. Facciamo il primo lavoro di pulizia, andiamo quindi al cluster. Sono delle valigie molto pesanti, valigie del viaggio, valigie della vita pesanti. Quante sono? Quattro valigie pesanti. Mm. Ma hanno delle caratteristiche dei nomi? No,
no, non riesco a vedere delle etichette, diciamo così, su queste valigie. Sembrano quasi generazionali, no? Per dire, come se C'è una valigia fosse legata alla famiglia che lei ha creato, un'altra famiglia legata alla sua famiglia di origine, e le due generazioni precedenti. ce n'è una più grande? La più pesante è quella legata ai genitori. Mm. Va bene, che fare? Tiene. Possono sempre servire delle valigie. Mi fa vedere che il nome della sua PS è Cenere, il suo spirito è Nuvola, ed è come se in qualche modo partecipassero entrambi a questa operazione, per cui la nuvola va sotto, che è lo spirito, va sotto alle valigie e diventa come una specie di tappeto volante, un tappeto anzi trasportatore, che trasporta queste valigie all'interno del portale definitivo. E mi fa proprio vedere come all'interno di questo portale definitivo loro vengano trasformate, incenerite. E la cenere, che comunque sono queste valigie, è importantissima e serve per mille utilizzi no? Utili. È un fertilizzante anche la cenere. Eh, Arricchisce la terra. mm, Vorrei sbagliare, ma l'acidifica anche, ma la arricchisce. È uno dei tanti fertilizzanti che, usato insieme ad altri, rende la terra migliore. Infatti, dopo un incendio ricrescono le piante, no? Non viene sterilizzata la terra, se non al limite per un breve periodo. Le tiene? no, fa tutto questo procedimento di trasformazione fino ad Ok, ottenere la cenere. benissimo. Quindi non le ha buttate in un portale definitivo, le ha trasformate in cenere, le ha incenerite. Fiore l'inceneritrice, con lo sguardo. Mm. Cosa crea? Se crea qualcosa qui nel cluster, da cosa nasce dalla cenere? Come se dalla cenere nascesse uno spruzzo colorato. Adesso qua me lo fa vedere giallo. Sembra proprio come se stesse tinteggiando, no? Questa tonalità giallo acceso. Mhm. E quindi l'ad eternum è molto colorato. Siccome abbiamo visto all'inizio che c'era il falconiforme, me che voleva oscurare il sole, no? Con le sue ali nere, Mhm. invece lei adesso sceglie di creare questo bellissimo giallo ad eternum che è alla fine un sole. E l'avatar? L'avatar è come se fosse una donna eh, un po' anziana che va a fare tutte le preghiere, eh, quasi una novena, quindi la ripete all'infinito questa preghiera. E, lei dice: Ho già fatto un grande lavoro su questo e adesso lo completo. E quindi butta via il suo avatar mettendolo in un portale definitivo. Qui crea qualcosa e ce lo mette al posto dell'avatar. Mm. È come se utilizzasse quella spugna che serve mm, come strumento per una tecnica per
dipingere il muro, no? Con questa spugna in tinta, adesso tipo un colore rosa, un bel rosa acceso, velocemente con questi colpi di spugna crea l'ad eternum. Bene, scuola che noia, esiste ancora il progetto? Evviva la scuola! Il falco nero, il drago, la contadina del secondo universo e i due uomini del tempo esistono ancora? No? Anche i 3DL. Nemmeno. Le tre entità mentali, Sex Down, padre, padrone, colazione da Tiffany e quella collettiva, famiglia ingombrante, esistono ancora? No? Impianti? Se ne è liberata? Bene. Situazione costante e definitiva se Fiore lo vorrà. Se Fiore attiverà nuovi processi, nuovi cambiamenti, nuova consapevolezza. Non se resterà passivamente ad attendere qualcosa che non arriverà, perché attendere e non creare non portano a risultati. Nuova vibrazione di Fiore. 200 miliardi. Bene, un ottimo incremento. Nuova consapevolezza. 164. Nuova PS. 53. Vite precedenti. 1887. Cervello. 9,6. 3D. 30. Monica, messaggio finale di Fiore, Miss Cenere e Miss Nuvola a se stessa. Amo la mia famiglia e trovo un nuovo modo per viverla e per vivermi. Esiste un modo. Sì, ed è mettendo al centro se stessa. Pensa che in questo momento si è avvicinata la grande, penso, no? No, la piccola, scusa, hai ragione. È la piccola. Pazzesco. Messaggio alla piccola. La chiama tipo chicca, così un vezzeggiativo. Mhm. Mm. È come se la volesse un po' rassicurare. La grande, non so, la vedo proprio un po' più indipendente, infatti ti ho detto, no? La vedevo molto attenta. E, e- e la grande dice, in eterico ovviamente, no? Quindi a livello animico, sono d'accordo, mamma, è la cosa giusta. Marito. Insomma, è un po' così sulle spine, un po' si gratta la testa. Quando dico marito, Fiore si fa seria. Eh, Le viene un colpo praticamente. si vedrà, insomma, come sarà questo nuovo accomodamento. Lei dice. Sì. E la madre?
The Vampire. Eh, Il- Facendo un po' una sceneggiata. Eh, una sceneggiata napoletana rumena. come mi trascuri? Ma io ho bisogno. Eh, eh, io dico che Fiore riuscirà a trovare il modo, ehm, allora, come posso spiegarlo? Come a viaggiare su due livelli, perché ad un livello più profondo e più intenso ci sarà ascolto, energia e attenzione per se stessa, però a un livello pratico, ok, riuscirà a non scontentare la mamma, quindi Ok. riuscirà a mettersi su questi due livelli. Messaggio di Fiore che abbiamo visto nel 2025-26, attualizzata con queste nuove cose che abbiamo fatto, alla Fiore di adesso, che è davanti al computer. Segui questa strada e mi fa vedere che è come se fosse la Via Lattea per andare verso la realizzazione, verso l'infinito. Va bene. Come la vedi in generale? E beh, un po' è come se dicesse non so da dove cominciare, La, però è la- come se dovesse. la nebbia? La nebbia si è decisamente diradata e sento anche che lei può respirare diversamente e che deve lasciare un attimino riposare tutto il contenuto che è emerso da questa Mm-mm. sessione. Lei ha fatto un bel sì con la testa, come dire, sì, sì, ho capito e lo sento. Lo sente adesso, Monica? Sì, lo sente. Fa dei bei respiri. Stai accarezzando un animale? No? Ah no, 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 no. Ah no, è tua figlia. Non so, sembrava che accarezzassi un gatto. E tua figlia è seduta per terra. Che ho visto una manina, ho detto non è un animale. Non mi ricordo cosa ti ho chiesto. Quindi mi sembra niente. Niente. Come la vedi? Bene. Sì, è come se lei avesse proprio puntato davanti a sé se stessa. Sa che è lì che vuole andare e che quello non farà sì che lei perda nulla, ma che anzi acquisterà moltissimo. Fiore, è una domanda del cavolo, ma è interessante ed è simbolica quella che faccio alla fine. Se le cose vanno più o meno come devono andare e Fiore le può stravolgere in ogni istante, ci sarà una nuova Fiore, nascerà quando? In che anno? È un processo, non è che di colpo arriva la nuova Mhm. fiore, è un Lei si processo. accorgerà una mattina, va davanti allo specchio del bagno e dirà: Ma io sono nuova. Ogni giorno è come se si sentisse sorpresa dei nuovi pensieri che si affacciano, ok, in lei. Si sentirà anche una nuova forza, una nuova inconsueta voglia di affermare se stessa. Però come anno importante, a me viene 2027, probabilmente succederanno cose importanti. Mhm. Mi Però fai con le mani, mhm. Fiore, mi fai con le mani gli anni che avrai nel 2027? Sono 3 più di adesso. La tua età più 3. La tua età già compiuti più 3. Sì.
44. Ok. Quindi ne hai 41. Come le valigie, no? 4 valigie. 4 valigie. Va bene. Va bene, Monica, disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.